Se tu usi tutto naturale, quando tu mangi l'uva, ogni uva ha un gusto diverso e il vino deve essere uguale. Se dopo tu usi i lieviti selezionati, enzimi e altri prodotti, è normale che dopo vini sono tutti standard, quasi tutti uguali, per qua si parla di naturalità, di lieviti naturali che ce li abbiamo in cantina, abbiamo tanto nelle vigne. Non sono uno che davanti dico una cosa e dietro dico un'altra, quello che penso lo dico, sinceramente qualcuno mi vuole bene, anche meno. Insomma. Io lavoravo con mio nonno, avevo 8 anni, ho cominciato perché mio padre l'ho perso a 7 anni. Normale, io ero appassionato, sì, con mio nonno, sai, gli davo una mano. Dopo normale io ho fatto un altro percorso, ho fatto il commerciante per tantissimi anni e dopo nell'88 ho detto basta, facevo sempre i due lavori, si vendeva l'uva e vendevo solo mi formaggi e burro. Dopo a un certo punto ho detto basta e mi sono dedicato 100% nella viticoltura. Tutto il mondo è bello perché ho girato abbastanza per le degustazioni, ho anche ferie di qua e di là. Quando vieni a casa ti senti a casa tua perché sei nato qua e questo territorio forse è uno dei più importanti, più belli al mondo. Perché qua non è che abbiamo distrutto tutto il territorio, abbiamo la vigna, abbiamo un po' di oliveti negli ultimi anni, abbiamo il bosco in mezzo ed è veramente un posto bellissimo e mi trovo, sì, è normale, sono nato qua. Prima o dopo l'uomo deve tornare indietro a quello che faceva una volta, normale è molto più pesante, molto più difficile tutto. A fare questa vinificazione, a fare questo vino, lo facevo con mio nonno che ero piccolo, però dopo ti sei un po' dimenticato e Grauner e Radicon hanno cominciato insieme a riprendere questa vecchia vinificazione e ho assaggiato i loro vini, mi sono innamorato, ho detto io faccio Coca-Cola, torno a fare come fanno loro. Bisogna avere l'uva molto matura, l'uva sana, portarla in cantina e fare la macerazione, lasciarla sulle bucce per diversi giorni. Per esempio la ribolla dipende dall'annata, sta dai 35 fino a 60 che 70 giorni, se è secco si macera di più, il Tokai fa sui 25-30 giorni, quasi tutti i vini vengono lasciati sulle bucce perché sotto la pellicina della buccia c'è tutto, c'è il tannino, c'è la persistenza, c'è la struttura, all'interno del chicco c'è seme, liquido e zuccheri. E buongiorno, dobar dan, di solito in sloveno. E dopo sì, si chiedono qualcosa se riesco a capire, perché io sì, inglese non è che lo mastico quasi zero. Eccoci, serbo, croato, sloveno, italiano, quello sì, tutto il resto ho interpreti.